La signora, dallo sguardo che trafigge, lo aveva amato a modo suo, senza dichiararlo, rimanendogli accanto nonostante tutto, sebbene ormai da tempo, scambiando poche parole. Il daimo Juji non aveva alcuna confidenza con lei, non chiedeva il suo pensiero, non commentava le imprese del clan né l'educazione dei figli, né come la moglie spendesse la giornata a corte. Tuttavia, dopo ogni spedizione, la notte ritornava e dormiva con lei, ma senza mai toccarla, sebbene, come negarlo, ad ogni suo nuovo incontro pensava alla signora dallo sguardo che trafigge. Dimenticava le concubine una dopo l'altra, come l'onda veloce che prima percorre curiosa l'intera spiaggia e poi lentamente si ritira fino alla prossima immancabile volta. Dimenticava l'esatta linea dei confini del suo regno, ma non dimenticava di coricare il proprio corpo accanto alla signora dallo sguardo che trafigge, per dormire con lei senza mai toccarla. Si sparse la voce che quella donna fosse non la regina, ma una straniera, una seduttrice proprio con lo sguardo che trafigge e poche magiche parole. I consiglieri di corte suggerirono un incidente. Ci avrebbero pensato loro. Qualche concubina si propose per versarle del veleno. Il daimo semplicemente ascoltava tutti. Poi, un giorno, la signora dallo sguardo che trafigge scomparve. Nessun incidente, niente veleno. Era semplicemente andata via. Presero a giungere ogni tanto delle lettere per il daimo, consegnate ogni volta in una diversa locanda del paese. E lui lasciava il suo palazzo e correva a leggere e chiedeva chi e come avesse portato il plico. Niente. Allora mandava i migliori soldati a cercare ovunque. Ma dove? La signora dallo sguardo che trafigge non veniva da quel paese e lui non conosceva la sua famiglia. Quando l'aveva amata e basta. Delegò i suoi generali alle conquiste e iniziò ad evitare le concubine. Rimaneva così giorni e giorni ad attendere la chiamata di qualche nuova lettera. A volte queste erano sì indirizzate a lui, ma vuote, o meglio senza inchiostro. A volte no, erano scritte. Tutte però erano profumate di un profumo che conosceva. Ma cosa dicevano? Erano in una lingua straniera e nonostante la ricerca dei migliori traduttori, questa rimaneva assolutamente sconosciuta. Alla locanda della radice dolce arrivò con la primavera una stele. Fu portata da 2 guardie come una reliquia. Al principe non parve vero poter finalmente avere una guida per capire. Geloso del contenuto delle lettere, prese lui stesso a studiare giorno e notte il significato delle parole. Più andava avanti, più ritornavano sempre: non hai compreso, non ti ho mai detto, ho sempre saputo, non hai voluto capire, non ti sei accorto, non sai che. Ma il senso di quelle lettere gli sfuggiva. La signora dallo sguardo che trafigge, il daimo Juji, non l'aveva mai capita, ma era chiaro che solo lei, in qualche modo, riempiva il suo cuore. Alla locanda del gatto danzante giunse una lettera, ma non era della donna, bensì di una bambina, forse sui 10 anni, che diceva di esserne la figlia.
In poche righe scritte con ideogrammi infantili chiedeva se, terminata ormai la lunga malattia della madre, fosse potuta venire da lui, dal padre. Non avrebbe disturbato. Giugi apprese in quel momento della morte e della nascita. Non rispose. Passarono giorni, poi mandò dei soldati e quando tornarono la vide lì, al centro del cortile, dietro i gigli rossi. Notò lo stesso sguardo della madre. La prese per mano, iniziò a dirle qualcosa e ad ascoltare le sue parole. Si abbracciarono e rimasero sul tatami fino a notte fonda. Il daimo non chiese nulla della madre, anche se era a lei che pensava, ma la ritrovava nello sguardo che accoglieva della inattesa figlia. La bambina, con parole simili a quelle usate anni prima dalla madre, disse: «Padre, posso stare con te?» «Sì», gli rispose Giugi. «Ricominciamo dal principio. Solo dalla lontananza di tua madre ho pensato quanto lei riempisse il vuoto. Non ero pronto per amarla e dal suo sguardo privo di parole ero trafitto. Ora ho capito. È tardi, ma ricominciamo, figlia mia».